Abbiamo preparato lo stucco, andiamo a stuccare appunto la piramide. Facciamo tutti e quattro i lati. Facciamo l'ultimo. Qua. Vogliamo bene gli spigoli, in modo che non ci siano questi tipi di colature. E andiamo a fare questo procedimento qua, in modo da andare a simulare le gradinate che ci sono appunto sulle piramidi. Devo aspettare un pochettino che asciughi un po'. Vedete? Adesso prendiamo dall'altra parte. E questo lavoro lo facciamo appunto su tutti i quattro lati. Ricordiamoci di asciugare sempre un po' la bacchetta qua di acciaio. Qua. Spero che si veda dal video come risulta. Qua faccio vedere bene in primo piano. Vedete? Facciamo l'ultimo lato. Ecco qua, adesso aspettiamo che comunque asciughi e poi faccio vedere il risultato finale come è venuta. Adesso andiamo a stuccare anche l'altra. Togliamo un po' di eccesso. Andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Allora a questo punto ci aiutiamo con la nostra lastra d'acciaio e andiamo a fare questo movimento qua, che servono appunto per simulare le gradinate della piramide. Facciamo due lati e poi aspettiamo che una volta che asciugano quei due lati lì appena fatti e andiamo a fare i due successivi.
Ecco, le due facce adesso sono asciutte, provvediamo appunto per fare le altre due pareti. Prepariamo sempre lo stucco un pochettino molle, ma non troppo. Poi lasciamo ad asciugare giusto qualche minuto, in modo che dopo, quando andiamo a fare con il nostro attrezzo, la nostra bacchetta di ferro, rimane impressa appunto la grammatura dei gradini che vogliamo appunto ottenere. Facciamo anche l'altro lato. Qua. Come detto, fatto. Aspettiamo appunto qualche minuto che lo stucco prenda un pochettino e andiamo a fare il passaggio successivo. Ecco qua, abbiamo finito. Adesso aspettiamo che asciughi. Ecco fatto. Allora, a questo punto lo stucco che abbiamo dato prima è asciutto, adesso passiamo alla colorazione. La colorazione la facciamo tramite appunto un po' del marrone terra di Siena, del giallo ocra e del bianco. Do tutta una tonalità di fondo a tutta la piramide, come potete vedere nelle piramidi qua nello sfondo abbiamo dato solamente appunto una mano di fondo. Poi, una volta che è asciutto, in questo caso andremo poi a fare delle sfumature di nero con un po' di bianco, giusto per dare un po' di movimento appunto a tutta la struttura della piramide. Non dobbiamo andare con un colore troppo coprente, cioè nel senso non troppo, con poco diluito, perché sennò andremo appunto a eliminare quei giochi come dire, di righe che abbiamo fatto appunto per simulare le varie gradinate, tra virgolette gradinate delle piramidi. Quindi cerchiamo di tenerlo comunque sempre un po' diluito con acqua, come dico sempre. E quindi facciamo tutte le pareti, e una volta appunto che le pareti tutte e quattro sono asciutte andiamo appunto a giocare un po' con le sfumature, che andremo a dare con un po' di marrone scuro, con un po' di nero, sempre a pennello asciutto, e con un po' di bianco, come facciamo generalmente appunto quando siamo a fine colorazione. Allora, il colore di fondo è asciutto, adesso andiamo a fare alcune passate di sfumature appunto per dare movimento a questa piramide. Ci aiutiamo appunto con del marrone terra di Siena. Facciamo sempre con pennello magari un po' inclinato, in modo che appunto il colore deve solo prendere nelle parti sporgenti della piramide, deve evidenziare appunto i giochi che abbiamo fatto prima con quella riga d'acciaio, se vi ricordate. Pennello sempre asciutto, perché dobbiamo solo appunto evidenziare, non dobbiamo proprio colorare.
quindi dobbiamo fare uscire fuori, risaltare appunto la lavorazione che è stata fatta precedentemente. Quindi adesso usiamo solamente del marrone. Adesso magari vi faccio appunto solo questa facciata qua per farvi vedere, poi comunque questo procedimento lo applichiamo appunto su tutte le altre 4. Quindi adesso andiamo con questo marrone, poi prenderemo magari anche un po' di nero, ma proprio veramente asciutto, e infine come sempre poco bianco, perché in questo caso qua questa lavorazione il bianco non è che serve tanto. Adesso ve lo inclino un pochettino perché si vede un pochettino poco, ecco. Comunque i procedimenti sono sempre questi: prima do una mano di fondo del colore della tonalità che voglio e successivamente vado a giocare appunto con gli stessi colori di base che abbiamo dato il fondo, ma appunto prima un pochettino più scuri e dopo andiamo appunto a schiarire man mano che vogliamo appunto ottenere il risultato che vogliamo noi col gioco di luci e ombre. Adesso sono passato al nero, il nero sempre più asciutto degli altri colori, perché il nero, essendo appunto un colore molto forte, bisogna fare attenzione. E poi comunque un consiglio che vi posso dare è quello di andare per gradi, quindi cominciate a dare appunto una mano di colore, non so, di marrone per sfumare, successivamente il nero e poi il bianco, ma sempre in un modo delicato, in modo che appunto se avete da fare qualche cambiamento, qualche variazione, qualcosa del genere, siete ancora in tempo. Mentre se andate già giù sul pesante con una tonalità appunto troppo forte, rischiate poi dopo di tribulare a riparare, diciamo, il danno che avete fatto. Adesso vi faccio appunto questo pezzo qua e dopo vi faccio vedere il risultato finale che abbiamo ottenuto appunto con questo tipo di colorazione. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo via tutorial. Spero che vi sia piaciuto, che sia di vostro gradimento appunto questo che ho realizzato. Come potete vedere ho le 3 piramidi qua terminate. Ci tengo a dire che questa è una tecnica che ho utilizzato io per poter realizzare, ma ognuno è chiaramente libero di fare come vuole. Le ho fatte appunto di 3 varie grandezze, appunto per dare poi, quando una volta che le metto nella mia scena, appunto un gioco di profondità. Vi faccio vedere un po' nel dettaglio appunto come sono venute, il tipo di colorazione come abbiamo detto prima, è inutile che ve lo sto a ripetere, con i giochi di luci e di sfumature. È stato tutto realizzato appunto con polistirene, col gesso stuccato e successivamente colorato. Ecco qua. Spero appunto che vi sia anche utile magari per un vostro futuro lavoro, che vogliate anche voi appunto replicare questa lavorazione che ho fatto, inserire anche voi delle piramidi appunto nella vostra scena. Quindi vi ringrazio, vi invito appunto ad attivare la campanella se non l'avete ancora fatto e soprattutto a iscrivervi al mio canale, così rimarrete sempre aggiornati sui miei tipi di lavori, sui tutorial e via dicendo. Vi invito anche appunto, se avete qualche domanda, di scriverlo sotto nelle informazioni, io vi risponderò al più presto. Vi lascio anche alcuni link in descrizione appunto per farvi vedere i materiali che utilizzo, gli utensili e dove mi fornisco io. Grazie di tutto e alla prossimo video tutorial e non solo. Ciao!